Il corso mi ha confermato in assoluto tutto ciò che io avevo già, anche se non molte volte, sperimentato, e quindi per me questo è stato un grosso passo avanti e sicuramente mi ha dato la possibilità di imparare a scegliere con maggior cura sia i libri di testo che la relazione con il bambino, nonché la scelta e la cura dell'ambiente dove si andrà a svolgere poi la lettura. Questo corso per me è stato molto importante perché mi ha dato degli strumenti, nel senso che ho imparato quanto effettivamente un'organizzazione della lettura, che può essere, cioè è fondamentale più che altro perché degli strumenti che puoi utilizzare applicandoli nel momento della lettura. Questo che significa? C'è una pianificazione a monte che prevede sia il libro stesso, quindi devi conoscere il libro, chiaramente questo l'abbiamo detto tantissime volte, quindi conoscere la storia, pianificare un minimo questa lettura. La pianificazione, ne abbiamo anche parlato per quanto riguarda la ritualità, il luogo, scegliere il luogo, tutto questo è molto importante, però è chiaro che non è sempre applicabile, perché tu devi essere anche molto flessibile allo stesso tempo, perché nel momento in cui scegli di leggere a un bambino o a un gruppo di bambini, chiaramente le cose sono sempre diverse, attenzione. La pianificazione secondo me è molto utile quando devi leggere a un gruppo di bambini, perché lì effettivamente devi trovare anche degli escamotage, cioè devi pianificare tutte le possibili variabili, perché chiaramente i bambini sono imprevedibili, quindi tu puoi scegliere di leggere un libro, può anche non piacere questo libro, magari quella storia non è accattivante come tu pensi che sia, e quindi a quel momento devi essere molto flessibile e trovare delle alternative per poterli attirare a te, che può essere sempre della stessa storia, il tono della voce o anche semplicemente cambiare storia. Non c'è niente di sbagliato, magari quel libro non va bene, ne scegli un altro, però sicuramente pianificare, avere delle idee chiare in testa su come portarla avanti ti aiuta a non trovarti impreparata di fronte all'imprevisto. E poi il fatto di aver avuto la possibilità di leggere ai bambini, questo è stato bellissimo, cioă, ad altri bambini che non sono i miei figli, chiaramente. De discuție de la final, care ne-a ajutat foarte mult să avem un feedback a cititului cu cercetare din partea părinților, din punctul meu de vedere, și jurnalul de citit, pentru a avea o evidență a cărților citite. Lucruri pe care se poate folosi nu doar noi, adulții, ca și cititori, ci și să îl împărtășim copiilor noștri și mai mari, să-și noteze cărțile pe care le-au citit și să-și facă un jurnal, să știe care le-au citit până la urmă. Dar că dacă ai un jurnal și vezi cât ai citit, te încurajezi. Uite cât am citit și îți dă voință să mai citești, să mai completezi. Eu am învățat în cadrul acestui curs că este important să se citească cu voce tare copiilor, pentru că ei ne aud vocea, înțeleg mesajul, îl percep foarte bine. Am învățat să aleg cărți frumos ilustrate, care transmit un mesaj simplu pe înțelesul copiilor. Am învățat să citesc unui copil, tehnica și modul de a citi unui copil, la fel cum am învățat să citesc unui copil dintr-un grup de copii. Sunt lucruri noi pe care nu le-am știut dinainte, dar am învățat acum. Kõige peamine asi on see, et ennem oli raamat minu jaoks sellise väga väikse kaaluga. Ma ei mõelnud tast kunagi kui abimehest, aga see koolitus, see nagu pani kuidagi teistmoodi nendesse raamatutesse suhtuma ja see võib olla väga suur abimees õppetegevustes, saab tehagi igasuguseid projekte sellega läbi viia, et raamat ei ole ainult raamat, jah. No selles mõttes nüüd ma oskan teadlikumalt pildiraamatuid lihtsalt valida, et märkan asju, mida ma ennem ei märganud. Ja kindlasti selles mõttes, et kogu see koolitus andis mulle pigem julgust ja enesekindlust juurde. Ja ma loen palju rohkem ka väljaspool õppetegevust, et lihtsalt spontaanselt võtame raamatu, hakkan lugema ja siis vaatan nagu